Oh, eccoci qui con una nuova recensione di un prodotto non nuovo, perché questo è un gioco per il Nintendo DS, ma un oggetto che attualmente si trova a un prezzo molto conveniente e che ha una caratteristica che potrete risfruttare in modo molto interessante anche oggi e non quindi non solo con il Nintendo DS. Andiamo a vedere che cos'è questo prodotto, questo gioco. Intanto, beh, vedete, si chiama Impara con Pokémon, avventure tra i tasti. Quindi è un gioco dei Pokémon, è uscito alla fine praticamente del periodo di vita del Nintendo DS in concomitanza con l'arrivo del Nintendo 3DS. Tant'è che appunto da qualche parte qui c'è scritto che il software è compatibile, eccolo qua, vedete? Questo software è compatibile con la cartuccia, con la console Nintendo 3DS, ma verrà visualizzato esclusivamente in 2D. Di cosa si tratta? Si tratta essenzialmente di un videogioco che ci permetterà di imparare a utilizzare i tasti della tastiera. Perché è interessante? Adesso andiamo innanzitutto a fare l'unboxing e vediamo un attimo com'è e come si presenta al suo interno la confezione. Allora, qui troviamo delle batterie, la nostra confezione del gioco, quindi la nostra custodia. Andiamo a spacchettarla e tirare fuori il nostro gioco per il Nintendo DS con il nostro libretto, come vedete, a cui Nintendo ci ha sempre abituati, o perlomeno ci ha abituati prima della Switch, perché sui giochi della Nintendo Switch, come ben sapete, i libretti informativi non ci sono praticamente più. Però le nostre belle scartoffie in questo gioco c'erano ancora, e la nostra cartuccia. Tiriamo via la cartuccia che ci servirà successivamente. Abbiamo delle batterie, andiamo a togliere anche queste, che anche queste ci andranno a servire più avanti. Qui abbiamo questo che non è un oggetto del mistero, ma vi mostrerò successivamente a cosa serve. E qua sotto abbiamo infine una cosa molto interessante, una tastiera. La tastiera che ci servirà per giocare con il nostro videogioco. In che modo questa tastiera è interessante? Beh, innanzitutto andiamo a mettere al suo interno le batterie, perché è una tastiera che funziona senza fili, con batterie. Come vedete, made in China, quindi insomma stiamo parlando di un prodotto, come al solito, prodotto in Cina, però sotto licenza Nintendo. Quindi è un prodotto ufficiale Nintendo. Questo che vi mostravo prima, cos'è? Questo non è altro che uno stand per il nostro Nintendo DS e Nintendo 3DS. È carino perché al suo interno trovate anche questa struttura che serve per conservare una cartuccia, la cartuccia in questo caso del nostro Nintendo 2DS, appunto dei Pokémon, per poterci portare in giro il gioco. Sul nostro stand andremo a mettere il nostro Nintendo, in questo caso come vedete è un Nintendo 2DS XL. Andiamo a posizionare la nostra bellissima cartuccia dei Pokémon all'interno della console e accendiamo la console. Lo stand, come vedete, è molto molto comodo. Si va proprio a riporre la nostra
console su questo stand e andiamo ad avviare il gioco. Qui, come vedete, c'è un pulsante on-off. Adesso vi farò vedere in che modo ci serve. Accendiamolo. Tastiera, premi un tasto, ci chiedono. Premiamo il nostro tasto. La tastiera è già stata rilevata dal gioco. Vedete? Se noi andiamo a premere i tasti della tastiera, noi già abbiamo il perfetto funzionamento e si è perfettamente interfacciata con la nostra Nintendo DS. Andiamo ad iniziare il gioco, vi faccio vedere un attimo in linea di massima come funziona il gioco. Possiamo comandare la nostra console interamente con la tastiera. Andiamo sul tasto, vedete? D. Bla bla bla. Qua ci sono sempre molte belle spiegazioni che noi salteremo e andiamo sulla D. Il nostro personaggio Z mi dice. Cominciamo, allora andiamo sulla Z. Qual è il nostro compito? Il nostro compito non è altro di questo gioco che andare a catturare i Pokémon scrivendo il loro nome. E ci spiegherà il software come appunto andare a posizionare le dita sulla tastiera, eccetera eccetera. Andiamo avanti e vi voglio far vedere un attimo il gioco in funzionamento. Storia sempre molto lunga, come ci hanno abituato i giochi dei Pokémon, ma noi vogliamo andare avanti. Iniziamo. Vedete? Il nostro compito è quello di scrivere l'iniziale, inizialmente appunto in questo caso, per catturare i vari Pokémon. Poi più avanti che andremo nel gioco dovremo anche scrivere proprio il nome. Il gioco è totalmente in italiano e la tastiera è una tastiera QWERTY, quindi assolutamente conforme allo standard italiano. E man mano che andiamo avanti ci dice anche il nome dei vari Pokémon, come si pronuncia. È un gioco, io ve lo dico, non è un gioco... È un gioco abbastanza infantile come gioco. Alla fine si tratta semplicemente di andare a praticamente imparare a usare la tastiera. Ma non è per il gioco in sé che ho acquistato questa tastiera, questo prodotto, quanto appunto per qualcos'altro. Adesso vi mostrerò. Allora, andiamo a chiudere la nostra console e andiamo a prendere un cellulare, in questo caso un iPhone. Andiamo a connettere questa tastiera, perché quello che non vi ho detto è che questa tastiera è una classica tastiera Bluetooth, quindi è perfettamente compatibile con qualsiasi software Bluetooth, con qualsiasi hardware Bluetooth che prevede il funzionamento di periferiche esterne Bluetooth. Quindi appunto lo potremmo utilizzare con il nostro PC, la potremmo utilizzare col Mac, la potremmo utilizzare con il cellulare, possiamo utilizzarlo con anche i nostri Raspberry. Questa è una perfetta, fantastica
e di qualità tastiera Bluetooth marchiata Nintendo. Andiamo a accendere la nostra tastiera, ma per farla vedere al nostro telefono dobbiamo andare ad accenderla tenendo premuto il tasto FN. In questo modo praticamente il software, cioè la tastiera, vedete, entra in modalità Bluetooth, quindi non in modalità di interfaccia unicamente con il Nintendo DS, ma anche di interfaccia con altri sistemi. Andiamo a scrivere il numero che ci è stato detto qui. Adesso abbiamo connesso, vedete, la nostra tastiera Nintendo Wireless Keyboard e andiamo in un software, in questo caso Note, di scrittura per prendere degli appunti. Perché? Perché vi voglio far vedere appunto il funzionamento. Vedete qua sopra noi abbiamo il nostro cursore e andiamo a scrivere appunto in maiuscolo vedete? La tastiera è perfettamente funzionante, tutti i tasti letti e compatibili. Non è una tastiera retroilluminata, ma la cosa bella è che vedete, noi qui abbiamo per esempio, vediamo se riesco a farvi vedere, abbiamo per esempio delle freccettine, vedete? E queste ci servono come cursore, proprio ci permettono, vedete, di andare su e giù sulla nostra riga, quindi anche questo è perfettamente compatibile anche con le freccette. Ma perché vi dico? Perché di tastiere Bluetooth ce ne sono una marea, quindi a noi non è che ci interessino, cioè dite sì, va bene, ok, è una tastiera Bluetooth della Nintendo, sì, è bella, funziona bene, ma dov'è la cosa straordinaria? La cosa straordinaria, tra virgolette, è che attualmente riuscite a recuperare questa tastiera con gioco e confezione che vi ho fatto vedere a un prezzo che varia dai 5 ai 10 euro. Quindi per 5-10 euro, a seconda dello store di dove andate a prenderlo, io adesso per esempio vi mostrerò, vi rimanderò ad Amazon dove sono andato io ad acquistare questa tastiera. Per un prezzo bassissimo voi avrete una tastiera Bluetooth veramente di ottima fattura, perché i tasti sono morbidi, però cliccano, ed è veramente, tra le varie tastiere che ho avuto modo di provare, una delle più reattive e fatte bene, ed è, diciamo, quella che ultimamente sto sfruttando di più per anche scrivere e aggiornare anche sui miei sui video, tutto quello che vi scrivo di solito nelle descrizioni. Va bene, niente, quindi la cosa interessante è questa è la recensione della nostra tastiera Bluetooth della Nintendo. Il gioco appunto non è un gioco per tutti, diciamo così, quindi insomma sì, se volete un attimo mettervi lì e divertirvi a scrivere qualcosa giocando potete farlo, però diciamo che non è molto basilare, non è per quello che andate ad acquistare questo prodotto. E con questo è tutto, questa è la nostra recensione della tastiera Nintendo. Se vi è piaciuto il video, mi raccomando, mettete mi piace e iscrivetevi al mio canale e ci rivediamo alla prossima recensione. Ciao a tutti!